Ho una domanda un po' filosofica, diciamo. Qual era la prima sensazione, il primo pensiero quando hai visto la Terra dallo spazio? Forza, recita! Usa il potere! Penso che la prima cosa che ti colpisce è proprio l'estetica, cioè all'inizio, poi magari avrai altri pensieri nel tempo, insomma in 200 giorni di pensieri te ne vengono molti, però la prima cosa, credo che il primo impatto è proprio l'impatto estetico, cioè è bello, è un qualcosa di, non lo so, penso che sia come uno che ne so, scala una montagna senza mai guardarsi intorno perché fatica, poi arriva in cima e si vede, non lo so, il panorama delle Alpi innevate intorno, cioè è un impatto estetico molto forte, ecco, un pochino una cosa così. Lo so, penso che sia come uno che ne so, Usa il potere! penso che sia come uno che ne so, scala una montagna senza mai guardarsi intorno perché fatica, poi arriva in cima e si vede, non lo so, il panorama delle Alpi innevate intorno, cioè è un impatto estetico molto forte, ecco, un pochino una cosa così. Ma che cazzo dici? So there it is. The Earth from outer space. Do you believe this is a real, live recording? Do you believe? How about now? Does this make it more believable? Ask yourself. Is this real? Do you believe? If you didn't fall for that, then why would you fall for this? Maybe you just never Paid attention. When you do pay attention, you start to notice things. Are you paying attention? Attention. Benvenuti, noi siamo Natus. Il seguente contenuto è da ritenersi un insieme di considerazioni derivanti dai nostri video sul tema terra piatta. Quindi, prima di commentare alla cazzo, date un'occhiata alla nostra playlist Flat. Detto questo, sapevate che dal 2015 fino al 2017 l'argomento terra piatta era tra i più ricercati negli Stati Uniti, in particolare durante la sciarada politica tra Hillary Clinton e Donald Trump? Sapete perché? Perché accidentalmente uno dei due disse che la curvatura della Terra non si trova da nessuna parte, a meno che tu non stia guardando filmati da fotocamere con obiettivi fisheye o film di Hollywood propagandati dalla NASA. L'orizzonte è sempre dritto a livello degli occhi, il che sarebbe impossibile su di una palla che si abbassa sotto di noi mentre noi saliamo di quota. Mi rivolgo personalmente a quella banda di idioti senza palle che sui social media ci insulta, rifilandoci quesiti senza logica persino per la teoria del globo. La NASA e Google dicono che in condizioni ottimali è possibile vedere la curvatura terrestre già ad un'altitudine di circa 35.000 piedi, ovvero 10,7 km. La rivista Focus piazza la curvatura ad un'altitudine di 20 km, ovvero 70.000 piedi. Bene, 145.000 piedi. Saliamo 195.000 piedi. Ancora 240.000 piedi. Nessuna curvatura, niente, neanche un accenno. Siete così manipolati che quasi quasi stimo chi vi manipola tanto da pubblicizzarvi la verità che loro stessi screditano, ve la ricordate? Adesso vi mostriamo Juniper Downs, social media content filtering di YouTube. Sentite cosa dice riguardo al tema terra piatta. As we want to provide users with authoritative, trustworthy information. I'm sorry to cut you off. I only have a minute and a half, and I don't really need to hear what you're trying to provide. I want to know how you're dealing with all these conspiracy theorists on your platform.
So the first way is by demoting low quality content and promoting more authoritative content, and the second is by providing more transparency for users. So we're introducing boxes that provide factual information at the top of results that have shown themselves to turn up a lot of information that is counterfactual, such as searching for the earth is flat on YouTube, where you see a lot of... Your response is to put a box saying, nope, the earth is not flat. Quindi, invece di eliminare milioni di file video sulla terra piatta, hanno applicato una postilla screditandoli. Vi starete chiedendo perché? Semplice, hanno modificato l'algoritmo in modo sfavorevole, suggerendovi video terrapiattisti creati dalla Flat Earth Society che deformano la teoria stessa. Puro debunking. Avete mai visto un timelapse del Sole? Molti credono che sia la Terra a ruotare all'indietro mentre il Sole resta fermo, ma in realtà è il Sole a muoversi nel cielo allontanandosi dalla nostra prospettiva. Ve lo mostro. Potete notare chiaramente il Sole che diminuisce nelle dimensioni dirigendosi altresì verso la sua prossima destinazione, svoltando leggermente prima di scomparire dalla nostra linea di vista. Ci dicono che il Sole è un'enorme sfera di gas in fiamme distante 93 milioni di miglia, ma se fosse vero tutta la luce dovrebbe arrivare parallelamente. I terratondisti si aggrappano ad Eratostene, famoso per aver provato la circonferenza terrestre, ma in verità Eratostene si sbagliava. Per chi non lo sapesse, si dice che abbia misurato il raggio della Terra sferica. Ora, voi capite che stiamo parlando del III secolo a.C., ma prendiamo carta e penna. Eratostene osservò la differenza di ombre proiettate dal Sole a mezzogiorno del solstizio d'estate nelle città di Siene ed Alessandria d'Egitto, distanti 5.000 stadi e credute sullo stesso meridiano. Quindi, laddove a Siene il Sole non proietta ombre, ad Alessandria d'Egitto l'ombra dovrebbe formare un angolo di 7,2 gradi con la verticale, cioè un 50° di angolo giro. Da qui la deduzione: la Terra deve essere 50 volte la distanza tra le due città, cioè 25.000 stadi, che corrisponde all'attuale circonferenza terrestre. Se il Sole fosse distante, come dicono, 150 milioni di chilometri, le ombre di oggetti relativamente vicini dovrebbero essere parallele, invece sono divergenti, proprio come ad Alessandria e a Siene. Che significa? Che la fonte luminosa è molto più vicina. In pratica Eratostene ha sbagliato costante, dichiarando una curvatura della Terra invece di una distanza solare molto inferiore di quella risaputa. Vedete questa foto? È possibile solo su una Terra piatta, con un Sole molto vicino. I geni della NASA dicono che questo effetto altro non è che rifrazione atmosferica. E qui sorge un'altra domanda da 1 milione. Ma quindi i calcoli di Eratostene sono errati per via della rifrazione? Beh no, la verità è che noi vediamo i raggi del Sole in questo modo, senza considerare che l'atmosfera su di una palla agirebbe da lente convessa. Ciò vuol dire che la divergenza è dovuta da una fonte omnidirezionale di luce molto più piccola e molto più vicina, creando a sua volta ombre divergenti come quelle misurate da Eratostene su di una distanza di 5.000 stadi, ma di una Terra piatta. Gente, fermiamoci, continueremo nel prossimo. Insomma, in una giornata nuvolosa squarciata dal Sole, ciò che vediamo sono raggi di luce dagli angoli divergenti. Questo vuol dire che seguendo i raggi a ritroso fino alla sorgente possiamo triangolare l'altezza del Sole sopra la Terra, dimostrando che il Sole non si trova a milioni di miglia di distanza. Esistono esperimenti fisici che dimostrano la formazione di raggi crepuscolari solo attraverso fonti di luce piccole e vicine. Non serve un genio per comprendere che più la fonte luminosa si allontana, più i raggi si stendono diventando paralleli. Gente, il Sole è molto più vicino di quanto crediate, come un hotspot locale. Immaginate un tavolo largo 2 metri in una stanza completamente buia. Prendete una lampadina di qualche centimetro, piazzatela a mezzo metro dal tavolo. Questo è ciò che vedrete, una luce circolare locale. Questo significa che la luce non illumina completamente la superficie del tavolo, che comunque è rotonda. Ecco il perché dell'alternanza giorno-notte. Domanda da 1 milione. Ci viene detto che il Sole tramonta dietro la curvatura terrestre perché la Terra ruotando ci fa allontanare da esso. E mentre ciò accade, il Sole
Sole comunque illumina tutto l'orizzonte, praticamente mezzo mondo. Bene, perché non coincide con quello che vediamo, ovvero un Sole locale che porta con sé una luce locale? Dov'è finita tutta quella luce? Venite costantemente ingannati, lo capite, e non solo da 4 massoni sionisti, ma bensì anche dai vostri occhi, perché i nostri occhi hanno una risoluzione angolare di 0,02 gradi, ergo qualsiasi cosa a quell'altezza scompare oltre il limite della nostra stessa vista. Sembra che tutto sprofondi dietro il campo visivo, ma in verità tutto sprofonda dentro di esso. Molte volte nei filmati timelapse si vede il Sole rimpicciolire mentre si allontana. Questo fenomeno è ancora più evidente da località oltre l'equatore. Bene, vi do una notizia: se il Sole fosse a 93 milioni di miglia di distanza non percepiremmo mai la riduzione di grandezza, ed invece noi la vediamo. Semplicemente i nostri occhi non vedono più lontano di quello che riescono a vedere. Esiste un effetto ottico che si verifica in determinate condizioni atmosferiche, così come la pioggia tra noi e il Sole, che agisce proprio come una lente, un prisma che ingrandisce notevolmente la figura del Sole, distorcendo l'osservazione stessa, soprattutto in fase di tramonto. Sì, perché quando il Sole tramonta sul mare sembra per metà nascosto dalla curvatura dell'orizzonte, ma usando potenti zoom, voilà, il Sole risulta effettivamente ancora sopra l'orizzonte, sbriciolando l'illusione ottica che noi definiamo curvatura. Vedete i raggi del Sole qui? Bene, basterebbe soltanto questo per dimostrare la vicinanza del Sole, così come queste ombre. Svegliatevi. E che mi dite della Luna? Continuate a bervi la stronzata della luce solare riflessa, quando esistono decine di prove che mostrano la Luna illuminare le nuvole localmente intorno ad essa. Ci sono video specifici con l'ausilio di lenti termiche dimostrare la luce propria della Luna e degli effetti opposti rispetto a quella solare. Sì, perché la luce diretta è più calda rispetto alla sua ombra, mentre l'ombra lunare è più calda rispetto alla sua luce diretta. E poi a volte si possono vedere le stelle attraverso la Luna, proprio perché la Luna non è una roccia solida distante 293.000 miglia. Gente, viviamo nella bugia, lo capite? Consider myself to be an ordinary, humble person who wants to serve mankind with what man has striven for from the beginning of consciousness, with truth and understanding of the world. Well, now, one thing, you have a theory about the moon, and we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is plasma, cosmic plasma. Gravitational theories are out, and a new concept of the cosmos and of its laws has to be evolved. This fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. What will be the result if you're proved to be correct in your theories? The result will be profound and decisive. Because if the moon is a plasma, no man will ever land on it. The Americans and Russians are thinking of landing men on it. Well, that will never happen. Credete davvero che degli umani abbiano passeggiato sulla Luna, parlato al telefono con il presidente Nixon, che abbiano giocato a golf, guidato una macchina, piantato una bandiera? Se dopo decine di evidenze che smontano completamente la natura ufficiale della Luna credete davvero alle missioni Apollo, beh, allora dovreste tutti complimentarvi con il cameraman che si trovava già lì ad aspettare l'arrivo dell'equipaggio. Fama, soldi, successo, in cambio di silenzio. Il problema è che questi personaggi erano degli attori terribili, ma lo spettacolo doveva andare avanti. Hanno mentito spudoratamente, senza vergogna, minacciati da uno stato sionista e manipolatore. It's my pleasure to present Colonel Edwin Alden. Ladies and gentlemen, it is with a great sense of pride as an American and with humility as a human being that I say to you today what no men have been privileged to say before. We walked on the moon. Nessuna stretta di mano, né un abbraccio, né un sorriso. Le loro espressioni facciali ricordano la stitichezza. Per di più, dopo 50 anni, Sua Maestà America, con una spesa spaziale che raddoppia ogni anno, non è più riuscita ad allunare. E saremmo noi i complottisti? Se la NASA fosse legittima e dicesse la verità, potrebbe sviare ogni dubbio dando libero accesso ad un satellite, magari puntato verso l'Australia. E voilà, zoomando dalla linea dell'equatore dovrebbe
potremmo vedere città, auto e persone letteralmente capovolte. Il filmato girato dagli astronauti all'interno della capsula spaziale è falso. Sì, perché la Terra che vedete dall'oblò è troppo piccola. Se fossero andati veramente in orbita, le reali dimensioni della Terra avrebbero coperto l'intera visuale dell'oblò. Mi chiedo ad oggi come fanno le persone a pensare che le missioni Apollo siano reali quando la stessa NASA si contraddice al riguardo. Sentite cosa dice quell'imbecille di Don Pettit, astronauta della NASA. The moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology and it's a painful process to build it back again. Insomma, avevano la tecnologia per andare sulla Luna, l'hanno fatalmente distrutta e non sanno come ricrearla? Ridicoli. È risaputo che l'uomo non è in grado di oltrepassare l'orbita bassa della Terra. Lo dice la NASA, ascoltate. La prossima navicella spaziale della NASA, costruita e testata in America, riesce a fare queste ed altre cose. Ecco la navicella in grado di portare gli uomini ad esplorare il sistema solare. È il prossimo grande balzo per le esplorazioni della NASA. Orion, il velivolo di equipaggio multiuso MPVC. Questa navicella della prossima generazione permetterà all'America di esplorare oltre l'orbita bassa. Come ci allontaniamo dalla Terra dobbiamo passare attraverso la cintura di Van Allen. È un'area di radiazioni pericolose. Ma Ryan ha uno scudo. Una schermatura sarà messa alla prova che eliminerà le onde radioattive. A bordo i sensori registreranno i livelli di radiazione che gli scienziati studieranno. Dobbiamo risolvere questa sfida prima di inviare le persone là, di molto più grande di quello che abbiamo adesso, e sarà in grado di lanciare la capsula Orion con persone a bordo e di atterrare ed altri componenti per raggiungere destinazioni oltre l'orbita della Terra. Al momento possiamo orbitare solo nell'orbita terrestre, mentre questo nuovo sistema che stiamo costruendo ci permetterà di andare oltre e speriamo possa portare le persone nel sistema solare per esplorarlo, e la Luna, Marte e gli asteroidi. Senza dei precedenti programmi ci troviamo in una sessione specifica per traguardi realizzabili. Presto, nella prossima decade, una serie di duri voli testerà e proverà i sistemi richiesti per esplorare oltre l'orbita bassa terrestre. Se l'orbita bassa terrestre va dai 160 ai 1900 km e a quanto detto stiamo cercando di scavalcarla 50 anni fa sulla Luna, situata a 380.000 km con un lem di latta e domopac tenuto insieme da nastro adesivo. Come ci siamo andati? Semplice, sono tutte balle. Avete sentito bene? Ve lo stanno praticamente dicendo. Adesso da bravi continuate a scriverci nei commenti che siamo andati sulla Luna. Sentite Neil Armstrong. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. Vi rendete conto della presa per il culo? Credete davvero di essere un incidente cosmico frutto del Big Bang? Teoria tra l'altro introdotta da Georges Lemaitre, presbitero belga per giunta gesuita. Gli Stati Uniti spendono 58 milioni al giorno, denaro dei contribuenti, per mostrarvi cartoni animati, CGI, effetti speciali stile Hollywood e altri trucchetti interattivi. Tutto per farvi abboccare a questo no sense sferico. Se digitate su Google bollicine nello spazio, vedrete filmati dove bollicine d'aria escono letteralmente dai caschi di questi attori. Assurdo, e nessuno si pone delle domande. Decine di video durante le cosiddette passeggiate spaziali che mostrano la fuoriuscita di bolle d'aria. Ma io dico, per quanto imbecilli, vi siete mai chiesti come cazzo è possibile che ci siano bolle d'aria nello spazio? Vi faccio rispondere dall'astronauta Scott Kelly, ammesso che sappia cosa dire. Prego. On the outside of the space station, you'll liberate little pieces of, it's a really harsh environment out there, and the outside of the space station gets beat up pretty good. And sometimes, you'll see just little flecks of paint or something that you might have disrupted floating away from the suit. And, that's generally what that is. I've never seen any kind of air bubble anywhere. Could it be that you're filming in an underwater pool and you're not really out there? All right, well,
I just encourage everyone to look up Bubbles in Space, hashtag Bubbles in Space. Thank you very much. How's Bubbles in Space doing? How's what? Bubbles in Space? Bubbles in Space? Yeah. I don't know what that is. No? You Mr. Kelly? Yeah. Oh, yeah? You don't remember the question from Tampa about the bubbles in space coming up from the Hellmans? Yeah, you guys are in an underwater pool, remember? We know, just remember. Vi serve altro? Vogliamo disquisire sulle decine di filmati che vedono astronauti in orbita in totale assenza di gravità con le imbracature, mentre fluttuano all'interno di un ammasso di ferraglia spedito attorno alla Terra alla modica velocità di 17.000 miglia orarie? Practice makes perfect. Gente, vi imbrogliano usando voli a gravità zero, imbracature, proprio come nei film di Batman o Superman, rimuovono i fili utilizzando un computer, ma a volte il trucco si vede. La tecnologia green screen e blue screen non sempre è impeccabile. Voi terratondisti, come potete negare l'evidenza di tale messa in scena? Stessa ISS è frutto di CGI, piscine, gravità zero e tanti trucchi cinematografici. Durante la visita alla NASA dell'ex presidente Bush viene ripreso accidentalmente uno schermo cromatico, strumento utilizzato in CGI per sostituire il colore dello sfondo con qualsiasi scenario. Guardate attentamente, una palla da tennis trasformata in una bolla d'acqua galleggiante. E poi saremmo noi i complottisti, mentre gli scemi da tastiera che ci insultano credono a tutte ste cazzate? Svegliatevi, poveri imbecilli. È tutto falso. Anche i rapporti di grandezza che ci mostrano sono diversi tra loro. Questo perché non hanno una vera matrice. E le poche foto che spacciano per ufficiali sono taroccate, cazzo. E voilà, ritaglio rettangolare. L'immagine è stata aggiunta. Punto. E le persone coinvolte recitano tutte una farsa. That's the United States from where we're talking to you right now. And all of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. Come la Cristoforetti intenta con una abluzione a farsi uno shampoo magicamente senza goccioline fluttuanti, ma la cosa assurda è che queste disattenzioni sono volute. Sì, avete capito bene, servono da stress test. Questi stronzi mentono impedendo qualsiasi ricerca indipendente, sapendo comunque che la maggior parte del mondo è troppo pigra per farla. Eppure i bug durante le riprese in diretta sono esilaranti, quindi perché voi terratondisti siete orbi davanti a tutto questo? Cosa vi serve per ammettere di essere stati circuiti da sempre? La nostra sensazione è che, anche se la NASA svelasse l'inganno, il vostro intelletto non riuscirebbe ugualmente ad accettare la verità, perché siete troppo manipolati. Good evening, ladies and gentlemen, dear citizens of America. We here at NASA have been lying to you all since the 60s about our projects, operations, and missions into outer space. We have never been higher than lower Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. Every image we have shown you is CGI. Our films are mostly done in an underwater buoyancy facility. We have funneled millions of dollars per day to show you cartoons and false illusions, and we are truly very sorry. We will repay all taxpayers back the trillions of dollars we have stolen. This will be divided evenly between the citizens of America, as well as rebuilding poverty-stricken towns and cities all across America, as this department has finally come to an end. Avete mai riflettuto sul fatto che nessun filmato dello spazio è reale? Solo computer grafica. Tutti i DVD dello spazio sono tutti CGI. La narrazione è tutta programmata. Abbiamo il telescopio Hubble, giusto? Bene, perché non lo puntano verso la Terra in modo tale da fugare ogni dubbio? Invece tutte le foto e le immagini dallo spazio sono tutte CGI. Vi rendete conto? La NASA stessa ammette di avere un'unica foto originale della Terra, ovvero Blue Marble del 1972, smentita poi dal suo stesso creatore.
Esempio, tutte le immagini della Terra prodotte dalle varie agenzie spaziali sono 3D e la cosa assurda è che alcune differiscono proprio dalla descrizione ufficiale data dalle stesse agenzie. Robert Simmons, dipendente e data visualizer della NASA, ammise in un'intervista che ogni foto della Terra è photoshoppata, migliaia di pixel scattati dal sistema di monitoraggio EOS, ogni singola immagine è artefatta. A detta di Simmons, persino Blue Marble, celebre foto della Terra scattata dall'Apollo 17 ad una distanza di circa 45.000 km, è un re-editing 3D di questa immagine. Insomma, gente, Sua Maestà NASA nel 2022 fotografa galassie lontane miliardi di anni luce e poi non riesce ad avere immagini reali in HD della Terra. Siamo nel 2022, dovremmo essere inondati da decine di foto del nostro pianeta, foto reali ad alta risoluzione, non computer grafica, ed invece niente. Ci reputano così idioti da affermare di aver filmato la parte oscura della Luna con una fotocamera NASA da una distanza di 1,6 milioni di miglia. E la gente ci crede nonostante il video sia palesemente generato da CGI. Come dice il saggio, ci pisciano addosso senza nemmeno farci la cortesia di chiamarla pioggia. What is gravity? I have no idea. Okay, next question. Abbiamo già parlato della gravità, ma ve lo richiedo, credete davvero che esista questa forza in grado di trattenere gli oceani superando l'inerzia della rotazione? Dicono che la gravità sia così forte da trattenere tutto al suolo durante la rotazione terrestre, eppure non riesce a trattenere un palloncino di elio. La verità è che si tratta di densità. Le cose meno dense salgono, quelle più dense scendono, punto. Dov'è la gravità con le farfalle? Credete davvero che la gravità sia così potente da riuscire a trattenere i grattacieli al suolo, ma abbastanza debole da non appiattirci come sottilette? There is gravity all the way out to the moon and beyond. Molto prima che quel massone di Newton partorisse la teoria della gravità, la fisica naturale della densità e del galleggiamento avevano già spiegato perfettamente perché le mele cadono. Gli oggetti cadono o si alzano in base alla loro densità relativa al mezzo che li circonda. Le mele cadono perché sono più dense dell'aria, mentre i palloncini di elio salgono perché sono più leggeri. Non è necessaria la gravità. Questo è il motivo per cui le gocce di pioggia cadono attraverso l'aria e le bolle d'aria salgono attraverso l'acqua. Semplice. Tutto cerca la propria densità relativa e si alza o si abbassa fino a stabilirsi di conseguenza. Questo è il motivo per cui un piccolo sasso affonda nell'oceano, ma gigantesche navi da crociera e velivoli rimangono a galla in superficie, perché una pietra ha una massa rispetto al suo volume maggiore dell'acqua, quindi affonda, mentre una nave da crociera enorme ha una massa relativa al suo volume minore dell'acqua, quindi galleggia. Se Newton fosse stato in buona fede e la sua mela fosse finita in una pozzanghera, a quest'ora la gravità non esisterebbe, giusto? Sappiate che la fisica naturale della densità e del galleggiamento è stata compresa e concordata per secoli prima che la fondazione della NASA screditasse tutto. Vi rendete conto che tutte le nostre informazioni spaziali derivano dalla NASA o dai suoi agglomerati? Che il direttore di tutte le missioni lunari fu Werner von Braun, cioè un cazzo di nazista? My fellow Nanos, I am sorry to say I am leaving you to join the elite. Operation Paperclip. In the United States of America. Operation Paperclip. My people in Germany, all they want is freedom and peace. We want to welcome you to the US of A. We must divert their attention. I'm going to make so much money. It's crazy. To brainwash a nation, we will need animation. I want to bring my technology of airplane models. I want to work with Walt. I want to see the best people. We need to get the indoctrination started. If people believe an airplane can go to the moon, we might be able to do it. To brainwash a nation, I will need help. We will need animation. Please bring in help. United States of America. And action. Oh, jeez, who hired these guys? Jesus Christ, these guys can't act. Bring it up into an airplane. Dark window. You just record the Earth from a dark window. We can do that on the computer afterwards. People will fall for it. People will fall for it. People must know. And the heavens declare the glory of God in his firmament. Showeth his handiwork. The people must know.
Svegliatevi e smettetela di credere al Big Bang, una sorta di scorreggia cosmica che si gonfia e sgonfia, cagando polvere di stelle e consapevolezza. Smettetela di credere all'incidente universale, alla falsa teoria dell'evoluzione darwiniana, che ignora l'ingegneria genetica che risiede dentro di noi. È tutto falso, la NASA è una società mind control come la Disney. Difatti plagiano le menti, loro non vogliono che le persone conoscano la verità sul cosmo. Ogni immagine è creata con il digitale, immagini, non fotografie. Ognuna di queste è generata da software imaging, non sono fotografie, non sono fotografie. E chiunque non si accorga di questo è un imbecille o un debunker. Siete stati indottrinati, sottoposti al lavaggio del cervello, ingannati, credete ancora a Babbo Natale, inventato tra l'altro dai gesuiti nel 1542. Prima del 1542 decine di culture, anche tra le più antenate, sostenevano la cosmogonia e adesso si staranno rivoltando nella tomba, sapendo che noi, stupida progenie, crediamo di vivere su di un globo rotante contro tutte le leggi della fisica, inchinandoci alla falsa ideologia illuminata. Mi rivolgo a te, astronomo moderno, zooma fino a Venere, zooma fino a Marte, scruta con i tuoi occhi la luce, cosa vedi? Tutta l'intelligenza precopernicana, tutta l'astrologia tolemaica ci insegna che i pianeti in realtà sono stelle erranti, ovvero corpi celesti luminosi, proprio come dicevano gli egiziani, i greci, i Maya, gli aztechi. Se tutte le stelle, come dicono, si trovano a milioni di anni luce e si muovono nello spazio e nel tempo a velocità immani, un po' come il nostro sistema solare, come mai le stelle sono sempre le stesse da migliaia di anni, nonostante viaggiamo a rotta di collo nell'infinito? Piccola parentesi per tutti quelli che ci assillano scrivendoci che nel sud del mondo si vedono altre stelle, beh, vi sbagliate. Si tratta di Sigma Octantis e di un piccolo circolo di astri che ruota al di sotto del nostro firmamento lungo la cintura antartica. Prossimamente approfondiremo. Perché il nostro cielo non cambia mai. Insomma, viviamo su di una palla che vaga con un moto di 1040 miglia orarie su se stessa, ruotando a 66.000 miglia orarie intorno al Sole, mentre il sistema solare si sposta nella Via Lattea a 490.000 miglia e l'intera galassia sfreccia nell'universo ad oltre 1 milione di miglia. Tutto questo senza che noi percepiamo alcunché. Ma scusate, percepiamo le correnti d'aria, d'acqua, la densità dei corpi, l'elettromagnetismo che causa terremoti e la velocità vorticosa del nostro sistema galattico non ci sfiora nemmeno e non ha effetto alcuno sui nostri sensi. Vi rendete conto che il modello proposto non coincide con ciò che vediamo? La stella polare è sempre al centro della rotazione di tutte le altre stelle e durante migliaia di anni le costellazioni sono rimaste fisse nello stesso punto, senza cambiare in alcun modo la posizione della loro traiettoria. Se la Terra fosse una palla orbitante attorno al Sole, in una galassia sparata dal Big Bang, come afferma la NASA, sarebbe impossibile vedere sempre le solite costellazioni, anzi dovremmo osservare un cielo notturno completamente diverso ogni singola notte, e le stelle visibili non sarebbero mai le stesse per 2 volte di seguito. Lo capite che vi prendono per il culo da 2 millenni, esibendo leggi fatte di equazioni che rendono incompleta l'osservazione dell'universo e la critica al modello imposto. Tutta la menzogna globo ritardata è massonica, le tracce sono ovunque camuffate da semantica. Ad esempio, la Terra ruota a 66.600 miglia orarie, 666. Il nostro orizzonte viene così definito proprio perché è orizzontale. Il mare è dritto a livello, per questo lo definiamo livello del mare, ergo nessuna curva, altrimenti l'avremmo chiamata curvatura del mare. Il nostro piano è formato da placche tettoniche, non da zolle, proprio perché quest'ultime sono placche incastonate su di un piano. Controllate il canale di Suez, 120 miglia, nessuna curvatura, mai un trabocco, mai un abbassamento. Gente, potrei continuare per ore, ma sapete qual è la verità che la maggior parte di voi non vuole vedere? La teoria del globo presenta evidenti falle, incongruenze a cui neanche la NASA riesce a rispondere, nascondendosi dietro il segreto di sicurezza nazionale. Io, Natus, voglio dibattere su questi temi, non essere screditato
screditato, insultato o tacciato di terrapiattismo. I nostri video, come quelli di tanti altri, sbriciolano alcuni fondamenti della teoria eliocentrica, ma alle nostre domande rispondono con altre domande a cui però noi rispondiamo. Quindi come la mettiamo? Signori, il nostro obiettivo non è affermare il terrapiattismo, ma semplicemente demolire la menzogna illuminata, perché è di questo che si tratta, bugie su bugie. Voi volete sapere il motivo per cui mentono? Bene, anch'io. Tenete bene a mente, la verità è il prodotto del tempo, e ricordate, Natus domina. Sono il Big Bang, l'inizio, la nascita della bolla, la purezza, il loro vizio, detestano